perché ti posso assicurare, se inizi a razionalizzare, sicuramente non fai una figlia, sicuramente non Beh, fai una vabbè, startup certo. e sicuramente non torni in Italia. Benvenute e benvenuti in questa nuova puntata di Stronger Talks. Nella puntata di oggi parleremo di coding, fenomeni sociali e di salute. Ambiti apparentemente distanti fra loro, ma che si incontrano nella storia di Giulia Marchese, co-foundress di Gene, la prima piattaforma di matching tra medico e paziente per la cura della salute sessuale e riproduttiva. Analista di open source intelligence, specializzata in indagini sulla violazione dei diritti umani, un dottorato binazionale fra Germania e Messico in geografia politica e una specializzazione in programmazioni e coding per l'analisi dei fenomeni sociali attraverso big data e machine learning. Dopo aver lavorato per diverse agenzie governative, tra cui l'ONU, nel 2022 Giulia torna in Italia e fonda Gene, una startup innovativa e impatto sociale che punta sulla salute e alla prevenzione come strumento di emancipazione. Giulia è stata mia compagna di banco nella prima edizione di Stronger, il business training di conto per donne imprenditrici, e sono felice di averla qui oggi a questo tavolo per scoprire come il suo progetto si è evoluto in questo anno e cosa le riserva al futuro. Quindi grazie Giulia per essere qui con noi oggi. Grazie a te Eleonora e grazie a Conto per l'invito. Rompiamo subito il ghiaccio, perché io ho sbirciato e conosco il tuo profilo LinkedIn e ho visto che anche tu hai studiato all'Alma Mater di Bologna, anche io. Bellissimo, però se Sì. tu sei di quella regione, io invece no. Dai, fantastico. Beh, tu hai girato tantissimo, in Sì, effetti. sì, però grazie Bologna per tutta la vita, grazie alla cucina bolognese Bello, tortellini, sì, soprattutto. ci sta. È una città meravigliosa dove Ovviamente studiare. abbiamo due percorsi completamente diverse, ma la cosa bella è che ci siamo ritrovate da imprenditrici tra i banchi di scuola di Stronger, grazie appunto a Conto, fantastico. No, infatti è stata un'esperienza fenomenale, mi è servita senz'altro moltissimo e soprattutto mi è servita inserirla in quella fase iniziale in cui stai ancora pensando alla tua idea e hai bisogno anche di persone che la stressino e ti smontino, no? Perché Certo. magari noi siamo indirizzate verso, speriamo di costruirla il più velocemente possibile, invece è molto più funzionale avere qualcuno che te la smonti il prima possibile e che ti aiuti poi a ricostruirla invece come si deve. Assolutamente, ma parlaci brevemente della tua startup. Allora, Gin è una piattaforma di matching che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare continuamente l'algoritmo e per aiutare le persone anche attraverso il linguaggio naturale ad inserire quali sono i loro bisogni, le loro necessità per trovare la professionista o il professionista sociosanitario più adeguato alle esigenze di quel momento. Quindi Ok. non per rispondere soltanto a un bisogno immediato come può essere ho un fastidio, devo fare un controllo, ma per costruire insieme tutto un percorso di prevenzione che è quello che poi fa veramente la differenza nell'ambito della salute. Io so però che insieme a te c'è la tua socia, Lucia, e si dice in realtà che le donne non sappiano fare squadre e fatichino anche ovviamente ad essere solidali tra loro. Per noi ovviamente non è così, lo dimostriamo ogni giorno, lo dimostra questo podcast, ma lo dimostra appunto anche la tua storia insieme a Lucia, che eravate appunto amiche in università, lo siete diventate ancora di più e poi soprattutto avete fondato un business insieme. Senz'altro, questa è una di quelle cose per cui dobbiamo imparare a parlarne e a costruire delle narrative diverse e senz'altro tu mi stai dando l'occasione di farlo. La storia con Lucia è un rapporto, come dicevi, che è nato all'università e io ho sempre il ricordo di Lucia come una di quelle persone che guardavo e ascoltavo e di cui rimanevo in qualche modo ammaliata e la guardavo sempre con ammirazione perché è una di quelle donne che è capace di dire la cosa giusta al momento giusto e soprattutto quello che dice ti fa rimanere tipo Ti ok, spiazza? ok, ha ragione, o ti fa morire dal ridere, Ok. o ti fa pensare o entrambe le cose insieme. Ed era una di quelle donne che guardavo e dicevo spero di averla al mio fianco per un lungo periodo. Che bello. Dai, fantastico, sarà anche contentissima secondo me di sentire. Speriamo. Ciao Sì, Luci! infatti, salutiamola. Tu però sei stata per anni consulente ONU, come esperta in violenza di genere e femminicidio Mhm. e hai contribuito allo sviluppo del pacchetto di servizi essenziali per donne e bambine. Però io sono curiosa, com'è stato questo tuo periodo, ma soprattutto è qui che è nata l'idea della tua startup? Certo, senz'altro. Allora, mentre affrontavo questo
questo percorso all'interno delle Nazioni Unite e per cui ho seguito, diciamo, più di 100 casi di femminicidio e altre tipi di violenze di genere, perché ricordiamoci, il femminicidio non viene mai da solo, ma è da inserirsi all'interno di un continuum di violenze. Mi sono resa conto dell'importanza del contesto, no? E le ricerche hanno dimostrato l'importanza del contesto in cui noi donne cresciamo, ci formiamo e interagiamo tra di noi e con le altre persone. Per cui in situazioni di violenza è molto importante verificare quello che noi chiamavamo i fenomeni geospaziali, quindi per esempio la mancanza di servizi essenziali, no? Che ci ha poi portato a disegnare questo pacchetto di servizi essenziali. Che cosa sono i Esatto. servizi essenziali? Banalmente i servizi sociosanitari, no? Come in primis, o i servizi legati a tutto la giustizia, quindi dove posso andare io per parlare di quello che mi sta succedendo, capire se va bene o non va bene, affrontarlo nel modo più adeguato. A questo ci riferiamo quando parliamo di servizi sociali e Assolutamente. servizi sociosanitari, che sono fondamentali in un territorio. Tra l'altro dall'altra parte del mondo, ma con donne esattamente come noi, quindi... Brava, hai detto una cosa fondamentale, perché a volte quando si dice ho vissuto all'estero, ho fatto questo e quest'altro, ho fatto indagini su violenza, Mhm. il primo, diciamo, impatto che vedo nelle altre persone, no, il risultato che vedo nelle altre è dire quello è lontano da me, senz'altro non mi riguarda, sia per il fatto che sia un paese lontano, sia perché figurati, io non ho mai Certo. vissuto violenza nella mia vita. Invece è molto più efficace un ragionamento completamente contrario, ovvero identificarti con quel tipo di storie, capire come effettivamente noi siamo alla fine identiche, magari inconsapevolmente abbiamo affrontato delle situazioni simili e tanto lavorare in quei contesti come comunque viverci ti rende conto, cioè ti fa rendere conto di quanto alla fine siamo tutte veramente uguali, cioè È vero. affrontiamo forse la differenza sta in come lo affrontiamo, no? In chi ha più o meno strumenti. Questo senz'altro incide molto, ma è per questo che c'è Gin ed è Vero. per questo che siamo noi anche qui tutte insieme nel dare segnali diversi e nel costruire un modo diverso di Sì, anche di affrontare condividere e di proprio le tue esperienze, condividere. assolutamente. Dopo 10 anni all'estero sei tornata in Italia e si può dire che contemporaneamente sei diventata mamma e hai aperto una startup, cioè 2 cose assolutamente non da poco. E com'è andata? Malissimo, Okay. ovviamente. No, forse Non non è volevo tanto chiedertelo, ovvio. ma in realtà no, non è tanto ovvio, però può succedere. Sì, può Mh-mh. succedere che vada malissimo. Okay. Magari non può succedere perché lo fai succedere il fatto di fare 3 cose contemporaneamente di questa portata, però penso che, tutte e 3, abbiano una cosa fondamentale in comune, ovvero una grandissima dose di ingenuità. Ingenuità per me significa, accettare, buttarsi, anche facendo delle scelte molto importanti, però tutto andando un po' con il flusso, Sì, senza lasciarsi pensarci andare. troppo, lasciarsi andare, senza Certo. razionalizzare, perché ti posso assicurare se inizi a razionalizzare, sicuramente non fai una figlia, sicuramente non Beh, fai una vabbè, startup e certo. sicuramente non torni in Italia. Dai, no, invece la Lea è bellissima. No, lei è stupenda. Tra l'altro la mia amica Serenella l'altro giorno le ha fatto imparare a dire "wow", Mh-mh. quindi io ogni volta che ho un momento di down, che non mi sento tanto sicura rispetto a quello che sto facendo, guardo mia figlia Lea e mi dice "wow" e tutto cambia. È vero, per un mondo più wow, fantastico. Sì. Però come si è evoluta quest'anno la tua startup? Allora, quest'anno è stato fondamentale, il 2023 è stato fondamentale perché nel Esatto. 2023, mentre stavo pensando all'idea, si è inserita e mentre ero in maternità, perché ero al secondo mese di maternità, si è inserita questa esperienza del programma Stronger di Conto che mi ha, illuminata, no, mi ha fatto capire tutto quello che non stava funzionando rispetto all'idea e come la stavamo creando, pensando io e Lucia. Certo. E ha dato proprio una svolta, no, mi ha fatto capire tutto quello che era da cambiare, da ricostruire e così effettivamente è stato.
Quindi abbiamo iniziato con questa tappa di distruzione e creazione e poi io e Lucia a poco abbiamo capito qual era il giusto tempo da dedicare, ci siamo messe entrambe full time sull'idea, abbiamo costruito un MVP, abbiamo validato tanto l'idea come il prototipo Giusto. e adesso ci stiamo lanciando. Beh, comunque serve anche un po' di distruzione per rimettere insieme i pezzi e migliorare ovviamente. Senz'altro, Vero? è fondamentale. Auguro a tutte di avere un po' più di distruzione nella propria vita. Ma un aspetto di Stronger invece che ti porti nel cuore, qualcosa che è stato significativo per te? Sì, senz'altro la parte delle mentorship one to one. Allora io ricordo la prima in particolare, per cui ho incontrato, una persona che mi ha proprio detto, in un modo molto diretto: "No, non funziona, cosa stai facendo?" Però la cosa bella è che chiaramente quando fai queste one to one ne programmi tante, magari non fai soltanto la prima e quindi poi ne son venute tante altre che Okay. invece hanno detto: "No, che figata la tua idea, Vabbè, continua momenti pure." costruttivi Sì. ovviamente. Però è quello che dicevamo prima la distruzione e Vero, poi la costruzione, assolutamente. quindi le mentorship per me hanno avuto quello stesso corso, quindi la prima è stata distruttiva, poi invece le altre sono state molto costruttive. Ricordo anche di aver conosciuto per esempio Francesca Mudanò di Cookies Agency e Francesca è stata una presenza molto importante in quella fase perché, è stata quella presenza supportiva, no, che ci ha detto: "Vai, continuate, l'idea funziona." Ed è una di quelle persone con cui speriamo prima o poi di poter collaborare, per esempio. Quindi conosci non soltanto delle mentor che potenzialmente ti distruggono, Certo. ti fanno cambiare un po' Ti il danno verso. ovviamente consigli, assolutamente, però Brava. magari possono nascere E poi collaborazioni. possono nascere delle collaborazioni Vero, anche tra me e fantastico. te, non Ah dai, scherzo. fantastico. Grazie. Okay, una domanda a bruciapelo. Cosa Mh. significa coding? Cioè parlami un po' di questo mondo. Allora, potremmo fare un'altra puntata di Stronger. Vero. Probabilmente dovreste invitare SheTech che son fortissime nello spiegare tanto Okay. cosa significa coding, come cosa significa essere donne nel coding, no, riconosco anche molto il lavoro delle altre. Io ti posso dare il mio punto di vista. Per me il coding, innanzitutto, è un mondo che ha bisogno di essere, diciamo occupato da donne, perché, se continuiamo a far correre questo pensiero che sia un mondo maschile Certo. o che i programmatori sono tutti maschi, eccetera, eccetera, finiamo per avere poi dei prodotti che utilizziamo tutte e tutti ogni giorno, Assolutamente. che sono fatti a immagine e somiglianza degli uomini. Quindi per Infatti, me scusami se ti interrompo, ma vai. se ci immaginiamo un robot, come lo immagini? Donna, uomo? No, No. no, Facciamo no, una bella invece lo dobbiamo immaginare come noi lo brava. vogliamo costruire e questo è il Esatto. principio del coding. Fantastico. Quindi, mettersi davanti una stringa, una riga di codice significa dire: "Okay, ho un mondo da costruire e lo posso fare io." Grazie Giulia per avermi aperto un mondo e per averci raccontato della tua startup e di come è cresciuta in questo anno. E per la puntata di oggi è tutto, noi ci vediamo tra 2 venerdì con una nuova puntata di Stronger Talks. Grazie mille. Grazie a te Eleonora e grazie a Conto.